Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore e gli affetti per il secondo semestre 2026. Abbiamo la carta del matto, amici del cancro, quindi può essere un periodo di nuovi inizi, un periodo dove si iniziano nuove avventure amorose, nuovi percorsi di coppia, potrebbero anche essere nuovi progetti. Quando c'è il matto si può anche parlare di viaggi, spostamenti, trasferimenti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Tre di coppe, 8 di spade, morte, 6 di coppe, regina di coppe, cavaliere di spade e diavolo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento più importante del periodo e andiamo a vedere anche un po' i vari settori dopo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, cioè di quello che vi dirò succedere qui, andiamo a vedere quando potenzialmente potrebbe succedere. Allora, partiamo da questo 3 di coppe. Mm. Asso di bastoni, appeso, 9 di spade, 5 di bastoni, 10 di coppe. Allora, il 3 di coppe potrebbe essere un momento di festa, un qualche lieta novella che arriva, o qualche festa, qualche riunione familiare. Sì, qualche lieta novella che arriva, o essendoci anche un 5 di bastoni, ehm, può anche essere che ci sia un atteggiamento da parte di qualcuno vicino a voi, un'azione, un movimento, un qualche cosa che possa scatenare effettivamente delle preoccupazioni piuttosto che dei litigi, delle discussioni, delle gelosie. Io ho come la sensazione che qui potrebbe qualcuno fare di più di quello che avrebbe dovuto fare, dire qualche cosa in più, osare qualche cosa di troppo, come questa sensazione. Perché vi dico così? Perché il 3 di coppa è anche una carta che parla di tre persone in una relazione. Non è detto che sia a livello romantico, potrebbe essere, per esempio, state frequentando una persona e avete vostra madre, vostro padre che vi dice non è la persona che si mette in mezzo praticamente. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo un 5 di spade, diavolo e eremita. Guardate, può anche essere in questa zona della lettura che qui a livello familiare ci siano delle problematiche e che con questo asso di bastoni e appeso
Non lo so, c'è anche il diavolo. Io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe prendere uno scivolone fuori dalla coppia, fuori dalla vostra abituale relazione o se non siete in coppia, vi dico che potreste conoscere qualcuno che magari è già impegnato o impegnata. Qui ho anche la sensazione che allora, vedendo queste carte così, potrebbe esserci qualche dipendenza a livello di altre persone, ma in che senso? Nel senso che magari non vi piace stare soli, in questo periodo della vostra vita non avete voglia di stare da soli, è un gran periodo che siete da soli, vi siete stufati. Cioè io ho come la sensazione che qualcuno di voi potrebbe accettare come un certo tipo di situazione per non rimanere solo, per avere qualcuno come compagnia o perché pensi che non si possa fare diversamente. Sento che con questo 8 di spade e il diavolo qualcuno si sente incastrato. Il 5 di spade mi dice che non vedete come una via di uscita e anche l'eremita è girato al contrario, quindi ho la sensazione che non la stiate neanche cercando. Andiamo a vedere la morte. Avevo il mazzo al contrario. 6 di pentacoli, imperatore, asso di spade, 5 di coppe, 2 di bastoni. Io sento che avreste bisogno di cambiare gli equilibri. Allora, per qualcuno con i 6 di pentacoli e l'imperatore sono equilibri pratici, concreti. Non vi nego che per qualcuno potrebbe anche essere una questione di soldi. Se per esempio ci fossero delle lotte in famiglia, ok? Non lo so, siete due fratelli, la vostra famiglia, la famiglia di vostro fratello o sorella che lottano e qui è come se doveste fare delle nuove regole, perché così come è la situazione non sento che riusciate a vedere una via d'uscita, quindi con questo imperatore e la morte sento che si devono trasformare le regole, la zona sicura. È come se con questo asso di spade ci dovesse essere un alto là e un ok, per me le cose sono così. Ho avuto questo tipo di delusione, ho avuto questo tipo di vuoto, adesso guardo in avanti. Può essere facilmente una situazione familiare, tra genitori e figli o tra fratelli, cugini o come se ci fossero due micronuclei della stessa famiglia, no? Andiamo a vedere il 6 di coppe. Cavaliere di, scusate, fante di coppe, asso di pentacoli, 3 di spade e di nuovo il matto. Allora, io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe rientrare dal passato, amici del cancro. Sento da tutti i lati con questa lettura un qualcuno che ehm, vuole chiedere scusa, qualcuno che viene verso di voi, qualcuno che vuole tentare una relazione con voi o ritentare una relazione con voi. Sì, perché effettivamente le famiglie le vedo qui, però qui ci potrebbe essere come una nuova persona che entra, se siete single. Vi dico, è un imperatore, quindi ha senso quello che ho detto prima, cioè che potrebbe essere effettivamente una persona sposata, se per caso voi foste single. Andiamo a vedere la regina. Asso di coppe. Erbata della fortuna. Sentite, io ho proprio la sensazione che qualcuno che con questo 6 di coppe conoscete già, se non lo conoscete o non la conoscete da questa vita è da un'altra vita, però comunque potrebbe essere una relazione che già avete avuto con questa persona in modalità amicizia. Secondo me con questo 6 di coppe non c'è stato ancora qualche cosa di romantico. Ragazzi, vi dico, avete matto, asso e ruota della fortuna.
Cioè, qui qualcosa sì o sì cambia. Io vedo questa regina di coppe, vi vedo innamorati e secondo me è qualcuno che conoscete già perché potrebbe essere una persona che è della vostra cerchia di amicizie. Se per esempio frequentate abitualmente un locale, potrebbe essere una persona che vedete di frequente in questo locale, potrebbe essere una persona che vedete, non lo so, al centro estivo di vostro figlio, di vostra figlia. Cioè ho come la sensazione che qualche bella sorpresa qui potrebbe arrivare e qualcuno di voi potrebbe sentire che nutre dei sentimenti nei confronti di questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Sette di pentacoli, morte, sette di spade, otto di spade e due di pentacoli. Io credo che dovete un po' smetterla di raccontarvi, adesso ho capito, queste carte qua. Io credo che voi pensiate in qualche modo, cioè come se ci fossero dei pensieri autoboicottanti con questi due otto di spade, dove non siete all'altezza, dove potrebbe non essere la persona per voi, e se poi si ripresentasse quel tema, e se poi soffrissi un'altra volta, e se poi do fiducia e mi tradiscono di nuovo. È sempre una questione di proiettare con questo 9 di spade quello che è stato in un potenziale futuro con questa persona. In realtà vi dico che con questo gruppo di carte io sento che farete questo salto di fiducia, questo salto di fede nei confronti dell'altra persona. Vi sento parecchio determinati con questo cavaliere di spade. L'unica cosa è che cercherete un po' di navigare le vostre paure, la vostra visione negativa. Mi viene da dire che il tempo di questo sette di spade, la pazienza e l'attesa potrebbe trasformare queste paure, questi pensieri, e con questo diavolo finale al contrario sento che si inizia a come intravedere qualcosa di diverso. Abbiamo la regina di pentacoli, è come se vi rendeste conto di come non creare tossicità, perché molte volte la tossicità la creiamo anche noi. Otto di spade, io penso che una cosa non sia possibile, o io penso che questa persona mi possa abbandonare e quindi divento una cozza, una sanguisuga perché non mi abbandoni, ok? Questa è una reazione che potremmo avere a causa di una nostra paura e potrebbe creare una situazione tossica. Di conseguenza, perché l'altro si sente soffocare. Di conseguenza, con questo diavolo al contrario, sento che prenderete un po' consapevolezza di quelli che sono le vostre azioni soprattutto, e vi dico che già di azioni si parlava qui all'inizio con questo asso di bastoni, quindi c'è come un qualche cosa che potreste fare in questo periodo, potreste dire, che potrebbe, diciamo così, creare effettivamente qualche tensione, però nonostante, soprattutto se fosse a livello familiare, nonostante questo c'è come un riequilibrare, perché la morte ce l'avete due volte. Qui si tratta di cambiare quelli che sono i vostri pensieri sul rimanere da soli, sul ce la farò da sola, sul sono abbastanza, sul ce la faccio a mandare avanti questa situazione o questa relazione. Io sento che poi le cose tra questa ruota della fortuna e il cavaliere di spade prendono una certa velocità, eh. C'è effettivamente questa trasformazione di questi pensieri negativi. Il due di pentacoli mi dice che si inizierà a prendere la vita con un po' più di filosofia. Mm? Allora, se fosse una famiglia, scusate, se fosse una questione familiare, come vi ho detto prima, potrebbero esserci come dei litigi, dei bisticci, che comunque tutto sommato riuscirete a rimettere in ordine. Cioè, io sento che basterà poco, basterà veramente fare un piccolo passo in avanti e vedrete che le cose si risolveranno. Avete due volte la carta del diavolo girata al contrario. Molte volte certi temi non si risolvono solo per orgoglio, non perché non ci sia una soluzione possibile, ok? Se fosse una questione
Relazionale. Allora, io qui, ragazzi, sinceramente, se è una storia nuova, siete più voi che vi dovete disintossicare da qualche cosa di vecchio per iniziare qualche cosa di nuovo in modo pulito. Se fosse una relazione con una persona che conoscete da tanto, si tratta di togliervi certe idee dalla vostra testa e buttarvi e provarci perché il potenziale c'è. Se fosse una di quelle storie un po', sì, dai, lo posso dire, due volte il diavolo, un po' tossichine, eh, a parte che con questa ruota della fortuna potrebbe cambiare tutto improvvisamente, però io ho anche la sensazione che con questo asso e questa morte qualcuno di voi, siccome poi c'è anche un 10 con la ruota della fortuna, potrebbe decidere di chiudere con il vecchio e iniziare una relazione nuova. A livello di amicizia, sento che potreste conoscere una persona molto speciale in questo periodo, ragazzi. Potrebbe essere una persona che vi fa uscire dal vostro guscio, che vi fa vedere come altri punti di vista. Ok, andiamo a vedere un'evoluzione temporale delle carte e dell'energia. Sei di spade. Sei di bastoni, imperatrice, carro, regina di coppe che avete già qui, e 9 di bastoni. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Luglio, partiamo con questo 6 di spade, qui c'è da prendere distanza, secondo me, da questi pensieri negativi, da quello a cui siete abituati a pensare, da quello che supponete o che sempre avete supposto di sapere. Appeso, 8 di bastoni e stella. Sì, è come se ci fosse da vedere un altro lato della medaglia. Infatti anche qui avete l'appeso. E comunque qui avete un asso di spade, qui avete l'otto di bastoni. Io sento che potrebbe arrivare come un... Allora, o qualcuno prenderà distanza e a distanza vedrete le cose in modo diverso, oppure con questo otto di bastoni potrebbe essere una notizia che ricevete, una chiacchiera che fate con questa persona o inerente a questa situazione, che effettivamente grazie all'appeso, e che avete comunque due volte, vi darà la possibilità di vedere un altro tipo di realtà, un altro tipo di obiettivo, un altro tipo di verità. Andiamo a vedere 6 di bastoni, Papa. Agosto, ragazzi, sento che potrebbe realizzarsi come questa parte della lettura, quindi c'è come un'ufficializzazione, un nuovo inizio, un festeggiamento. Oh, che interessante, Papa 3 di coppe e diavolo. Wow, può essere che qualcuno, e questo ce l'ho perché ci sono le due famiglie qua, so che può sembrare strano quello che sto per dire, ed è strano, però ve la dico come l'ho sentita. Ho come la sensazione che è un messaggio molto particolare, però se c'è qualcuno che è in una relazione clandestina, faccio un'ipotesi concreta per farvi capire. Io sono in una relazione con una persona sposata dove le due persone sono in casa solo e esclusivamente per condividere le spese e si sa, cioè loro sono onesti tra di loro e si sa, è come se mi presentassero alla moglie attuale. Cioè, ho come questa sensazione qua. E diversamente potrebbe essere come l'essere invitati da qualche parte
come amicizia. Non so, datemi una carta per questo diavolo. Cioè avete 3 diavoli, eh. Possono essere dipendenze, possono essere tossicità, possono essere cose illegali, lussuria. Mm, Traducetelo voi in base alla vostra realtà. Ecco, Papa e Papessa e Fante di Spade. È come se ci fosse uno schema che si ripete e io ho come la sensazione che con questo Papa e con questa Papessa riuscirete subito a vederlo, ad osservarlo, perché c'è anche il Fante di Spade. Però è anche vero che con questo diavolo potreste tendere a condizionare un pochettino l'evoluzione degli eventi. Cioè, come definisco un nuovo... Allora, torre. No, scusate, 6 di spade, sembra la torre. Lascio indietro i miei pensieri, definisco i nuovi obiettivi, vado, dico al mondo in agosto quello che voglio fare e poi sì, lo ufficializzo. Con questo Papa potrebbe anche essere un ti presento gli amici, ti presento la famiglia, appunto. Andiamo a vedere l'imperatrice. Se per esempio vi siete sempre visti, diciamo, in posti chiusi, potrebbe essere come un ok, iniziamo ad uscire e farci vedere dal mondo. Se per esempio uscivate lontano da dove abitate per non farvi vedere da qualcuno, cose di questo genere, come se fosse giunto il momento di mettere un'etichetta alla relazione, di fare il coming out. Ok, imperatrice che è spiegata da un 4 di bastoni e un 2 di pentacoli. C'è voglia di crescere, c'è voglia di costruire, c'è voglia di espandersi. Per qualcuno si tratta di figli, come vi avevo già accennato. È come se si stesse cercando una certa stabilità, una certa linearità e per voi potrebbe anche essere importante, con questo 6 di bastoni, in agosto, parlare di temi come il matrimonio, per esempio, che non necessariamente deve essere il matrimonio in chiesa, può anche essere semplicemente quello in comune per questioni burocratiche, per esempio. È come se tra agosto e settembre, con la vostra persona di interesse, tiraste fuori argomenti ehm, di un certo spessore in vista del vostro futuro. Andiamo a vedere il carro a ottobre. Due di coppe. Dieci di spade e cavaliere di pentacoli. Ho come la sensazione... Avevate qualche carta di passato? Fatemi vedere un po'. No. Quindi tutto può essere con una persona nuova, se non avete già qualcuno, però io ho come la sensazione che si proceda per gradi, cioè ad ottobre ci sia come un momento dove effettivamente le cose potrebbero cambiare, potrebbe chiudersi il vecchio ciclo di corteggiamento è come se l'estate servisse più a capire se siete in allineamento l'uno con l'altro, mentre da qui in avanti è come se la cosa importante fosse stabilire dove va la relazione. Andiamo a vedere la regina di coppe. I temi con la famiglia, se per qualcuno dovessero risuonare, potrebbero essere o a luglio, secondo me, diciamo durante l'estate, durante il periodo estivo. Per adesso l'inverno lo sento abbastanza tranquillo. Allora, qui abbiamo re, regina di coppe e 2 di spade. 2 di spade ce l'avevate anche su, qui avete un 2 di pentacoli. Io sento che novembre è un periodo dove potrebbero esserci alti e bassi, cioè ottobre, va tutto, settembre-ottobre, tutto in crescita, tutto gonfie vele, però è come se nessuno dei due giocasse a carte scoperte.
C'ho come la sensazione che vi troviate bene, vogliate anche le stesse cose, però nessuno dei due ha come il coraggio di dire ti voglio bene, ti amo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Cavaliere di coppe e giustizia. Qualcuno qua, ragazzi, vorrà consolidare, vorrà etichettare la relazione, vorrà capire quali sono le regole del gioco. Io vi dico, con questo matto, che sia una storia nuova, che sia un... non lo vedo qua, sinceramente, però per qualcuno potrebbe esserci un ripescaggio. Abbiamo comunque questo 6 di coppe, quindi per qualcuno potrebbe anche esserci. Però sento che c'è come un nuovo inizio, un qualche cosa che inizia a camminare, lento ma concreto. Anime gemelle. Parla di una connessione di anime, di una partnership, di un accordo, di un contratto di anime. Giustizia, stella, imperatore, imperatrice, pape, papessa. Re di coppe, regina di coppe. Sì, ragazzi, potrebbe essere come un incontro tra anime gemelle. La cosa che mi viene da dirvi è fate attenzione a non trasformarlo in una relazione karmica, che poi anche le relazioni tra anime gemelle sono karmiche, però karmica nel senso negativo del termine in questo caso. Andiamo a vedere una fatina. Ascolto, perseveranza e energia. Credo che la cosa importante di questo periodo sarà sia ascoltare gli altri, ma anche voi stessi. Con questo eremita girato al contrario, non è che lo facciate molto. La perseveranza è il continuare nella persecuzione di certi obiettivi. Qui avete la stella a luglio, continuate a lavorare su questi obiettivi. Qui avete un cavaliere di pentacoli, è quell'energia lenta ma che progredisce sempre, che è concreta. E poi questa carta qui parla di energia. Io la sento molto come un equilibrare la parte emotiva con la parte razionale, ragazzi. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video, per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, però la formazione è ben più vasta perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di come sviluppare i sensi psichici, di terzo occhio, di tantissime cose e praticamente sono tutte cose che io ho imparato e sto continuando a imparare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, sono numerate dall'1 al 4 però, perché una è suddivisa in due, quindi c'è 3A e 3B, vanno viste di pari passo. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!